Buongiorno, oggi parleremo proprio di machine learning, di reti neurali e della deep learning e capiremo esattamente cosa significano. Abbiamo detto che l'intelligenza artificiale è una disciplina dell'informatica e storicamente negli anni 80-90 era partito con quello che noi oggi chiamiamo il symbolic learning, cioè si andava a parlare con degli esperti e si cercava di estrarre la loro conoscenza e che veniva codificata in un sistema. La mia tesi, pensate, era un sistema in grado di supportare i neurologi nella loro diagnosi. Quindi io parlavo con i neurologi e cercavo di estrarre non solo la conoscenza pubblica che io trovo in un libro di anatomia, ma la conoscenza privata e procedurale dei neurologi con cui io parlavo. Capite bene che questo lavoro era lungo, dispersivo, magari gli esperti non erano neanche tanto d'accordo sul meccanismo di diagnosi, per cui questo mondo della estrazione della conoscenza e della sua codifica pian piano è venuto a scemarsi. Ma nel frattempo arrivavano i dati. Arrivava internet, arrivavano le immagini, arrivavano i suoni, arrivavano tutte le connessioni, per cui si è iniziato a dire, va bene, impariamo dai dati e impariamo dai testi che esistono su internet, impariamo dalle ricerche che vengono pubblicate su internet. E allora qui si va a parlare di machine learning. Cos'è quindi il machine learning? La capacità che questi sistemi di AI hanno di estrarre conoscenza dei dati. Capiamolo bene insieme. Se io ho un sistema che è in grado di riconoscere degli animali in un modo automatico e pian piano di conoscere sugli animali le loro caratteristiche, i loro comportamenti, io sto creando pian piano un esperto biologo. Come faccio a insegnare al sistema, ad esempio, a riconoscere banalmente diversi tipi di animali, presentandoli o le immagini direttamente, quindi cani, 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 gatti, 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 oppure delle caratteristiche. Se noi diciamo a un bambino miau, con un singolo suono, il bambino capisce che stiamo parlando di un gatto. Quindi estrarre quelle caratteristiche, quei feature, quei pattern che codificano, identificano un oggetto è una delle attività che proprio fanno i data scientist. Quindi come un bambino impara quando vede per la prima volta un'immagine di un cane, cosa succede nel bambino? I suoi neuroni, si sta parlando di miliardi di neuroni, si connettono e a seconda dell'attivazione memorizzano il cane in una determinata area. Noi ancora non sappiamo esattamente come funziona il nostro cervello, ma sappiamo che in base all'allenamento queste sinapsi diventano più forti, più veloci, più fluide e il cervello è in grado di riconoscere cose che ha già visto. Se noi andiamo in un bosco riconosciamo subito gli alberi, se andiamo in un'autostrada riconosciamo subito le macchine e normalmente non facciamo attenzione a quello che ci accade se magari non c'è un incidente, perché in quel momento la nostra attenzione si sveglia. Esattamente in questo modo funzionano le cosiddette reti neurali. Quindi, basandosi sul modello connessionista, appunto di queste connessioni sui nostri cervelli, abbiamo detto, ma se facessimo la stessa cosa con una matrice grande, dove io prendo dei dati, alleno questo sistema, questi dati prendono il nome di training set, alleno questo sistema, poi lo provo con i dati di test e poi lo mando nella realtà. Quindi una rete neurale cos'è? È una modellazione del sistema nervoso umano, della nostra rete neurale, dove ho un livello, si dice layer di input, dove porto i miei dati, le immagini di animali, i dati delle vendite di un'azienda, i dati del linguaggio. Ci sono più layer, più strati nascosti, che sarebbero le nostre connessioni, e poi c'è il layer di uscita che fa la classificazione finale. Quindi esattamente come funziona il cervello umano, noi abbiamo queste mega matrici di nodi, di reti, che si attivano e riconoscono ad esempio il parlato, riconoscono ad esempio lo scritto.
Come fa Siri a capire quando noi gli diciamo fai questo? Perché prende il nostro testo e lo trasforma in una input a una rete. Quando parliamo di reti deep, quindi reti profonde, deep learning, è quando noi con una rete da sola non siamo in grado di fare tutta la classificazione, ma abbiamo bisogno di strati di reti neurali che si aiutano. Quindi ad esempio la macchina a guida autonoma quando va vede bicicletta, umano, camion, macchina, la seconda rete magari gli dice la distanza, la terza rete magari gli dice la targa e così via. Quindi abbiamo a disposizione questi sistemi che sono in grado di trasformare degli input in degli output senza essere programmati dagli umani, ma solo basandosi sull'esperienza. Il primo grande filone viene chiamato Natural Language Processing, cioè la capacità di questi sistemi di elaborare il testo, il parlato, tutta la parte testuale. Quando io parlo con il mio navigatore, questo sistema prende le mie onde, le trasforma in dati, le dà alla sua rete neurale e la sua rete neurale le risponde. Natural Language Processing quindi mi serve ogni volta che io interagisco con testo, con documenti, con la voce e questi sistemi sono in grado di rispondermi. Altro grande filone è la visione artificiale, la capacità di questi sistemi di riconoscere oggetti o il volto, face recognition o object recognition. Quindi io riesco a riconoscere gli oggetti, ad esempio, in una stanza. La capacità di riconoscere lo posso usare sulle biometrie, quindi posso riconoscere la faccia, il face, ma posso addirittura riconoscere l'iride. È chiaro che man mano che dico queste cose tutti noi iniziamo a dire ma possono essere sistemi pericolosi e la risposta è sì e nella lezione dedicata proprio all'etica e agli aspetti legali vedremo che questi sistemi possono essere usati in un modo contro di noi o a favore nostro. Quindi questi sistemi di AI tradizionali cosa fanno? Elaborano grandi quantità di dati e prevedono, classificano. Quindi io in base alle vendite degli anni posso dire se quest'anno venderò, piuttosto che in base al riconoscimento degli oggetti posso dire se c'è troppa gente in una stanza a livello di sicurezza. Quindi l'AI, chiamiamola tradizionale, prendendo grandi quantità di dati, è in grado di fare delle attività, le diagnosi nel campo medico, le previsioni nel campo del marketing e così via. Ma vedremo nella prossima pillola che c'è la nascita di un grande nuovo filone che si chiama AI generativa, che non solo elabora i dati che già abbiamo, ma crea nuovi contenuti e nuovi dati. Alla prossima pillola, grazie.